tutti e benvenuti e bentornati al mio canale, mi chiamo Alessia e Sergiona e oggi parleremo dell'Inktober. Inktober che in realtà al momento in cui sto registrando questo video non si è ancora concluso, nel senso che siamo più o meno a metà, però mi posso già permettere di fare delle conclusioni perché vedo già come sta andando la situazione, diciamo, ecco. Allora, intanto partendo dall'inizio, l'Inktober, se non lo sapete, è una sfida di disegno che viene posta ogni anno a ottobre. Ci sono diverse sfide di disegno in diversi mesi dell'anno, soprattutto a ottobre ce ne sono diverse, però appunto l'Inktober è quella credo più famosa, o comunque quella a cui mi sono appassionata io in questo ottobre. Quindi io non sapendo troppo disegnare, gli altri anni lo interpretavo come dei doodle, quindi appunto disegnetti abbastanza dalle linee semplici per appunto sperimentare nel disegno, però mi sono resa conto che uno era tedioso, due non ero capace, tre non ci stavo dietro con i tempi e quindi ho detto vabbè, proviamo a fare qualcosa di diverso. Quindi quest'anno ho voluto fare la Lettering Edition. Lettering Edition vuol dire che prendo alla lettera, diciamo, la parola, quindi ogni lettera ha una sua forma o comunque rappresenta qualcosa di quella parola e appunto poi aggiungere magari qualche mini doodle, quindi una cosa un po' più evoluta ma che mi stimolava un po' di più la creatività, diciamo, perché comunque a me disegnare, diciamo, come doodle non sono troppo capace, però come lettering mi ispira un po' di più la creatività, diciamo, quindi forse mi stimolava a continuare, in teoria. In pratica al giorno oggi è 15, quindi siamo a domenica 15, ho avuto un blocco creativo di quasi una settimana, perché ho iniziato Pilates, ho iniziato appunto ad andare a correre ogni mattina e quindi le sere non avevo più tempo di dedicarmi alla creatività. Inoltre mi sto sperimentando un po' con il DAS, se mi seguite su TikTok lo sapete perché ho postato diversi video su questo tema e quindi nei momenti liberi facevo quello e non facevo l'Inktober, ahimè. Quindi adesso che mi ritrovo questa domenica a dover recuperare i disegni di questa settimana, che però li farò. Li faremo insieme in questo video e dato che appunto ne sto parlando e vi mostrerò intanto i primi 10 disegni, quindi i primi 10 giorni dell'Inktober. Quindi a solo scopo indicativo ho utilizzato il bullet journal di Leuchtturm, che è il bullet journal dell'anno scorso, se ve lo ricordate, quello appunto dell'anno scorso, appunto e avevo avanzato delle pagine bianche che erano parecchie in realtà, quindi ho detto, dato che devo fare un disegno al giorno per 31 giorni, almeno 31 facciate vanno utilizzate e non vado a utilizzare fogli nuovi. Quindi ho creato una sezione Inktober in questo bullet journal e mi sono scritta appunto tutti i prompt così da averli qui e non dover guardare ogni volta su Instagram ogni prompt perché sennò diventavo scema e poi ho cominciato così appunto interpretando ognuno dei spoiler ognuno dei prompt in maniera appunto differente. Dream, per esempio, mi sono ispirata alla parola dream, quindi sognare, quindi nuvoletta, quindi ho creato un po' una cosa effetto notte, effetto appunto nuvoletta del sogno e appunto la parola ha la forma della nuvoletta e in più ci sono dei doodle, questo sullo scopo indicativo di cosa intendo io per Lettering Edition, che è un misto tra lettering e doodle in realtà. Quindi non è che mi abbia semplificato la vita dal punto di vista delle tempistiche, perché in realtà ci metto addirittura di più dell'anno scorso, però sicuramente mi ha stimolato un po' di più la creatività. Quindi passiamo al prossimo. Il secondo giorno era Spider, anche qui ho voluto rappresentare tipo le lettere della parola come fossero appunto dei ragnetti. Bella idea, ma non è venuto troppo bene a mio parere, non sono troppo fiera di questo risultato, però comunque diciamo che io questa sfida dell'Inktober la prendo come una sfida personale, quindi per diciamo accrescere le mie capacità sia di lettering che di disegno. Il terzo giorno era Puff, scusate se continuo a passare a destra e a sinistra, ma è perché sennò non vedo cosa c'è. Quindi era Puff, non mi dispiace, cioè comunque dà il suo perché, semplice, niente di che, però carino, dai, è venuto abbastanza bene. Poi c'era Dodge, che Dodge vuol dire schivare, io l'ho scoperto appunto tramite questa cosa, che dodgeball è tipo schiva la palla, credo, quindi ho voluto creare la parola che schivava appunto una palla, solo che non credo mi sia venuta troppo bene in realtà, però ci abbiamo provato. Map, vabbè, carino, map, che ho creato diciamo un tracciato che partiva dalla M, portava la A e poi la P, insomma, carinetto come idea, niente di che.
Giorno 6 era Golden e non ho intenzione di soffermarmi molto di più su questa cosa perché fa schifo e è venuta una schifezza. Avevo un'idea diversa, nel senso volevo scrivere Golden come fosse appunto l'incisione sul lingotto d'oro. Dovrebbe essere un lingotto d'oro, solo che grigio il lingotto d'oro non rendeva e tra l'altro l'ho fatti mezzi storti perché viva la prospettiva proprio, cioè li ho fatti tipo disegnando così, quindi la prospettiva una volta che mi sono messa sopra il foglio era tipo completamente sbagliata. Comunque va bene, schifo, passiamo al prossimo. Drip ho voluto diciamo dare la forma alle lettere delle varie goccioline di acqua che scendevano, appunto, ci sta. E questo è tra i miei preferiti, cioè dei primi 10 giorni è tra i miei preferiti dopo Dream. E questo sarebbe Toad, quindi Rospo, e qualcuno di voi mi dica il perché Toad, quello di Mario, si chiama Toad, perché non lo sto capendo, è da quando che ho fatto questo disegno che non sto capendo il motivo per cui quel personaggio si chiama Toad, anche se in realtà è un fungo e questo è un Rospo e io credevo che Toad a un certo punto fosse un sinonimo di fungo, infanzia rovinata, vabbè, ok, però è venuto carino, ho voluto creare diciamo con le lettere la forma della pancia diciamo del rospetto o animaletto, insomma, ecco, ha diversi mood, quindi è felice, mangia, dorme ed è triste, insomma, ecco, dai, ecco. Poi il bounce lettering, perché non introdurlo, dato che c'era la parola bounce, quindi appunto ho fatto un lettering, oddio, sto tremando tutto, un bounce lettering molto semplicissimo. E ultimo dei 10 giorni, perché poi appunto ho avuto un blocco creativo che si vede, è stato appunto Fortune, che non mi piace, fa schifo e niente. Non mi soffermerò di più, non è neanche un lettering, è uno sfogo di non creatività questo, infatti dopo ho avuto un blocco creativo perché ero triste di questa creazione. Quindi oggi andremo a creare i 5 giorni successivi a questo, più magari altri giorni in più per prenderci avanti con la settimana. E poi ci ritroveremo tra un paio di giorni, cioè tra una settimana, quando finirò appunto Linktober con voi con altri 10 disegnetti. So che andrebbe fatto ogni giorno, ma non ci riesco. Ho bisogno dei miei momenti creativi per creare e non posso creare ogni giorno a caso, non sono costantemente ispirata, non sono un artista purtroppo. Quindi facciamo così. Quindi andiamo a disegnare. Il giorno 11 era Wonder, quindi ho creato una serie di passi in cui si andavano a inserire le varie lettere della parola e anche qui ho utilizzato sempre lo stesso font bastoni grossolano, quindi in stile bold, che mi ha un po' stufato in realtà, quindi successivamente ho cercato di utilizzare font diversi, però dai, comunque come risultato non è venuto proprio malvagio, dava l'idea diciamo del significato della parola. Il giorno 12 era Spicy appunto l'ho interpretato chiaramente con un peperoncino in cui al centro ho disegnato appunto la scritta Spicy e dai, non è venuto neanche proprio malissimo. Il giorno 13 era Rise, quindi tipo io l'ho interpretato come scalare, salita, quindi ho fatto la montagna con le lettere che salivano come fossero omini. Il giorno 14 era Castle, ho creato un castello in cui le lettere della parola Castle creavano proprio la forma del castello e devo dire, forse è nella scala dei miei preferiti fino ad adesso, sicuramente dopo i rospetti, però comunque è carino. E il giorno 15 era Dagger, non so come si dica, che è pugnale, e io non ho mai disegnato un pugnale in vita mia, forse perché sono sempre stata una ragazzina un po' rosa e fiori, quindi fatine, cose del genere, però dai, è stata una bella sfida, è venuto anche abbastanza bene. Il giorno 16 era Angel, quindi sia per Angel che poi per Demon, che era il giorno 17, ho scritto semplicemente la parola e ho fatto sì che uno avesse l'aureola e l'altro avesse, diciamo, effetto diavolo, quindi un po' il fuoco intorno, ecco. E dai, rendevano significato, niente di complicato, però, diciamo, semplici. E il giorno 18 era Saddle, che appunto in teoria è sella, e io ho provato a disegnare il retro di un cavallo con la sella, appunto non ho mai disegnato una sella in vita mia, però dai, ho preso di riferimento un'immagine, ho cercato di appunto copiarla e ho scritto saddle appunto nella sella perché non sapevo come rappresentare la parola come lettering con il disegno della sella, effettivamente non avendola mai disegnata. Poi il giorno 19 era Plump, che io l'ho interpretato come, diciamo,
ciccione, quindi tipo ho disegnato una specie di, come si chiamano, cincillà, un po' ciccionetto con la scritta plump che gli riempiva la panciona e mi ispira proprio carinezza questo disegnetto, mi fa proprio tenerezza, è carino, dai. Poi il giorno 20, che è l'ultimo di questa serie per poi rivederci tra 10 giorni, è Frost e qui ho appunto disegnato un fiocco di neve che le lettere appunto prendono la forma appunto delle parti più estreme del fiocco di neve. In realtà, scherzone, ho voluto continuare anche con il giorno 21 perché mi sentivo ispirata, quindi ho fatto chains appunto catene, ho provato a scrivere la parola come se le lettere fossero concatenate. Non è venuta meravigliosa, però almeno l'ispirazione ce l'avevo avuta in quel momento. Bene, ci vediamo tra un paio di giorni in cui faremo i prossimi. Eccoci qui, sono cambiate anche le temperature, quindi ora ho su un maglione a pecora, e così da estate è diventato inverno, quindi scratchi, ho fatto tipo effetto graffio, quindi ho fatto un lettering un po' a caso, carino dai. Celestial è venuto un po' una schifezza, dovevano essere tipo delle lune, ma non mi è piaciuto. E poi c'era Shallow che in teoria voleva dire tipo avvallamento e quindi ho fatto un lettering che tipo scendeva verso il centro. E il giorno 25 era Danger, infatti ho fatto un triangolo del pericolo che è venuto, non bellissimo, era Dangerous, scusate, e appunto ci ho datato dentro il lettering, ma non mi piace. E il giorno 26 si vede che stavo perdendo la voglia comunque, è venuto abbastanza carino, era Remove, solo che non ci stava il font come l'avevo scritto in grande, quindi ho messo lei a capo e ho fatto finta che fosse già stata cancellata tipo. E poi c'era Beast che non sapevo come rappresentarlo, quindi ho scritto The Beauty and the Beast e poi Beast gli ho dato un po' questo senso rozzo di appunto come se fosse una bestia, no? Qualcosa di peloso ma brutto, ecco. E Sparkle ho semplicemente scritto il solito font perché stavo chiaramente perdendo la voglia di continuare con delle stelline e morta lì perché era molto molto semplice. Massive doveva dare il senso di qualcosa che dal piccolo diventava grande in prospettiva, ma non ci sono riuscita. Rush ho fatto sì che la scritta tipo corresse, quindi ho fatto appunto queste lineette effetto corsa, e poi l'ultimo Fire molto semplice, gli ho dato la forma del fuoco alla scritta, comunque dai, carino. E con Fire l'Inktober si è concluso. Verso la fine avevo perso la voglia, dico onestamente, e si vede perché proprio le idee mancavano, però dai, alcuni disegni mi danno una certa soddisfazione, tipo Plump, Castle e anche Toad. E niente, spero che sia piaciuto anche a voi questo video, spero l'abbiate trovato interessante e noi ci vediamo alla prossima.